Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Oggi vorrei coniugare insieme a voi 12 verbi pronominali al passato prossimo. Se vi ricordate, qualche tempo fa abbiamo coniugato al presente indicativo 17 verbi pronominali che sono estremamente utili e utilizzati nella conversazione quotidiana, perché, ripetiamolo, i verbi pronominali sono dei verbi tipici della conversazione informale. Che vuol dire? Vuol dire che sono un'alternativa per dire la stessa cosa, ma in modo informale. Ad esempio, se io dico ce la faccio, uso il verbo farcela e lo uso in un'espressione informale, in una conversazione informale. Se voglio usare un verbo un po' più neutro, un po' più standard, dirò io riesco a fare qualcosa. Detto ciò, oggi ne vediamo 12 di quelli che abbiamo già coniugato al presente indicativo. E perché ne vediamo solo 12 al passato prossimo? Perché non tutti i verbi che abbiamo visto in quella lezione si usano o si possono usare al passato prossimo. Alcuni si usano solo all'imperfetto. Ne parleremo poi in un'altra lezione. Bando alle ciance e iniziamo a coniugare questi verbi. Andarsene, avercela, cavarsela, farcela, mettercela tutta, metterci, prendersela, sentirsela, spassarsela, starci, vedersela, volerci. Il primo verbo che coniughiamo insieme al passato prossimo è andarsene. Andarsene. Quando coniughiamo un tempo al passato prossimo dobbiamo decidere che ausiliare usare, essere o avere. Come decidiamo quale ausiliare usare? Con i verbi pronominali. Se il verbo pronominale contiene la particella si, che in questo caso è se perché c'è un doppio pronome, allora il verbo ausiliare da usare è essere, perché è un po' come se il verbo fosse in qualche modo riflessivo ed effettivamente lo è, perché i verbi riflessivi sono verbi pronominali. Ma comunque questo è un altro discorso che non affronteremo adesso. Comunque, quando voi vedete la particella si all'interno del verbo pronominale, dovete quindi usare essere come ausiliare. E quindi poi coniugare facendo attenzione a tutto ciò che comporta l'uso di essere come ausiliare. Quindi io me ne sono andato, andata. Io me ne sono andato, andata. Tu te ne sei andato, andata. Lui, lei, se n'è andato, andata. Qui dobbiamo mettere n apostrofo e. Noi ce ne siamo andati, andate. Voi ve ne siete andati, andate. Loro se ne sono andati, andate. Quindi, io me ne sono andato, andata. Tu te ne sei andato, andata. Lui se n'è andato, lei se n'è andata. Noi ce ne siamo andati, andate. Voi ve ne siete andati, andate. Loro se ne sono andati, andate.
Me ne sono andata prima perché la riunione è finita in anticipo. Il secondo verbo che vediamo insieme è avercela. Con questo verbo usiamo l'ausiliare avere. Io ce l'ho avuta. Tu ce l'hai avuta. Lui, lei ce l'ha avuta. Noi ce l'abbiamo avuta. Voi ce l'avete avuta. Loro ce l'hanno avuta. Ripetiamo insieme. Io ce l'ho avuta, tu ce l'hai avuta, lui, lei ce l'ha avuta, noi ce l'abbiamo avuta, voi ce l'avete avuta, loro ce l'hanno avuta. Ce l'hai avuta con me per troppo tempo e per nessun motivo. Il verbo successivo è cavarsela. Cavarsela. Quale ausiliare usiamo? Essere oppure avere? Osservate il verbo. Usiamo essere perché il verbo contiene la particella si. Quindi io me la sono cavata. E qui è sempre al femminile invariabile perché il participio passato si accorda con questo pronome qui, la. Quindi il femminile singolare del participio passato non dipende dal soggetto, non dipende dal pronome soggetto, ma dipende da questo pronome che fa parte del verbo. Tu te la sei cavata. Lui, lei se l'è cavata. Noi ce la siamo cavata. Voi ve la siete cavata. Loro se la sono cavata. Quindi io me la sono cavata, tu te la sei cavata, lui, lei se l'è cavata, noi ce la siamo cavata, voi ve la siete cavata, loro se la sono cavata. Non eravamo sicuri della nostra presentazione, ma ce la siamo cavata bene davanti alla classe. Il quarto verbo che vediamo insieme al passato prossimo è farcela. Usiamo l'ausiliare avere. Io ce l'ho fatta. Tu ce l'hai fatta. Lui, lei ce l'ha fatta. Noi ce l'abbiamo fatta. Voi ce l'avete fatta. Loro ce l'hanno fatta. Ce l'ho fatta, ho superato l'esame. Il verbo successivo è mettercela tutta. Mettercela è il verbo, poi però per forza di cose dobbiamo anche aggiungere tutta per dare significato pieno alla struttura verbale. Anche qui utilizziamo il verbo avere come ausiliare. Io ce l'ho messa tutta. E questo si ripete uguale per tutte le persone.
In questa coniugazione cambia solamente la coniugazione del verbo avere. Quindi tu ce l'hai messa tutta, lui, lei ce l'ha messa tutta, noi ce l'abbiamo messa tutta, voi ce l'avete messa tutta, loro ce l'hanno messa tutta, ok? Provate anche a ripetere insieme a me queste coniugazioni e semplicemente a lasciarvi andare in base a questa sequenza, no? Che si ripete. Io ce l'ho messa tutta, tu ce l'hai messa tutta, lui, lei ce l'ha messa tutta, noi ce l'abbiamo messa tutta, voi ce l'avete messa tutta, loro ce l'hanno messa tutta. Marco ce l'ha messa tutta, ma non è riuscito a convincere Laura a cambiare casa. Il verbo successivo è metterci. Anche in questo caso utilizziamo il verbo avere come ausiliare. Io ci ho messo. Tu ci hai messo. Lui, lei ci ha messo. Noi ci abbiamo messo. Voi ci avete messo. Loro ci hanno messo. Quindi io ci ho messo, tu ci hai messo, lui, lei ci ha messo, noi ci abbiamo messo, voi ci avete messo, loro ci hanno messo. C'era tanto traffico? Ci avete messo 2 ore per arrivare. Il verbo successivo è prendersela. Che ausiliare utilizziamo con prendersela? Essere, essere. Io me la sono presa. Tu te la sei presa. Lui, lei se l'è presa. Noi ce la siamo presa. Voi ve la siete presa. Loro se la sono presa. Io me la sono presa, tu te la sei presa, lui, lei se l'è presa, noi ce la siamo presa, voi ve la siete presa, loro se la sono presa. Perché te la sei presa con me? Io non c'entro niente. Poi, sentirsela. Ausiliare essere. Io me la sono sentita. Tu te la sei sentita. Lui, lei se l'è sentita. Noi ce la siamo sentita. Voi ve la siete sentita. Loro se la sono sentita. Io me la sono sentita, tu te la sei sentita. Lui, lei se l'è sentita. Noi ce la siamo sentita. Voi ve la siete sentita. Loro se la sono sentita. Stefania non se l'è sentita di uscire, non si sente molto bene.
Il verbo successivo è spassarsela. Anche in questo caso utilizziamo il verbo essere. Io me la sono spassata. Tu te la sei spassata. Proviamo a memorizzare questa coniugazione ripetendo come se fosse una cantilena questa coniugazione. E adesso provo a scrivere alla lavagna solamente gli elementi che cambiano, gli altri non li scrivo. Quindi provate solo a ripetere in base a questa cantilena. Quindi io me la sono spassata, tu te la sei spassata, lui, lei se l'è spassata, noi ce la siamo spassata, voi ve la siete spassata, loro se la sono spassata. Io me la sono spassata, tu te la sei spassata, lui se l'è spassata, lei se l'è spassata, noi ce la siamo spassata, voi ve la siete spassata, loro se la sono spassata. Che bella festa è stata quella di ieri, ce la siamo spassata. Il verbo successivo che vediamo insieme è starci. Anche se in questo verbo non vediamo la presenza della particella si, dobbiamo usare comunque essere, perché la base di questo verbo è stare. Quindi io ci sono stato, stata. Tu ci sei stato, stata. Lui, lei ci è stato, stata. Noi ci siamo stati, state. Voi ci siete stati, state. Loro ci sono stati, state. Ripetiamo insieme: io ci sono stato, stata, tu ci sei stato, stata, lui, lei ci è stato, stata, noi ci siamo stati, state, voi ci siete stati, state, loro ci sono stati, state. Ci ha trattato molto male. Non ci siamo stati alla sua prepotenza e siamo andati via. Il penultimo verbo che coniughiamo insieme è vedersela. Ausiliare essere. Io me la sono vista. Tu te la sei vista. Lui, lei se l'è vista. Noi ce la siamo vista. Voi ve la siete vista. Loro se la sono vista. Io me la sono vista. Tu te la sei vista. Lui, lei se l'è vista. Noi ce la siamo vista. Voi ve la siete vista. Loro se la sono vista. Me la sono vista brutta ieri. Un vaso è caduto da un balcone pochi secondi prima che io passassi. L'ultimo verbo di questa lezione è volerci, che è un verbo impersonale. Vuol dire che si coniuga solamente alla terza persona singolare e alla terza persona plurale, e proprio perché è un verbo impersonale dobbiamo usare l'ausiliare essere, quindi ci è voluto, voluta, ci sono voluti, volute. Ci è voluto, voluta, ci sono voluti, volute.
Ci è voluto impegno da parte di tutti per risolvere il problema. Questo è quanto per la lezione di oggi, spero che vi sia utile. Mi raccomando, non smettete mai di rinfrescarvi la memoria su questi verbi pronominali. Se avete delle domande lasciatele nei commenti qui sotto e noi ci vediamo nella prossima lezione. A presto, ciao!